Oggi parleremo di messaggi, segnali contrastanti e misti tra ex. Questo atteggiamento è solito del post rottura, quindi cosa succede? Due persone si lasciano e da quel momento in poi iniziano a crearsi una serie di segnali misti e contrastanti da parte dell'altra persona che non riusciamo a interpretare. Io voglio proprio svelarti 3 modi per poterlo fare, per poter giocare di anticipo. Vediamoli subito. Io sono Domenico Iapello, sono un love coach formato in PNL e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, coppia e crescita personale. Se ti va, iscriviti al canale così ogni volta che pubblicherò un nuovo video potrai vederlo in anteprima. Allora, partiamo col dire che molto spesso, appunto, come ti dicevo prima, quando finisce una relazione si creano questi segnali contrastanti e misti. Perché misti? Misti perché sono di diverso tipo e contrastanti perché sono in contrasto con quello che sostanzialmente, per farla breve, accade ieri, accade oggi, accade domani, quindi sono in netto contrasto. Noi abbiamo bisogno di poterli capire, di poterli percepire e di poterli prevedere per giocare di anticipo. Questi messaggi, sostanzialmente questi segnali, in realtà sono devastanti dal punto di vista emotivo, perché all'inizio non è facile percepirlo, ma dopo un po' di tempo lo sforzo mentale che tu creerai sarà quello di cercare di capire, di carpire cosa avviene dall'altra parte. Sta tornando? Si sta allontanando sempre di più? Ha incontrato un'altra persona? Cosa vuole dire postando questa cosa su Facebook? E soprattutto, cosa vuole dire se sta guardando la mia storia ma poi non mi cerca? E perché ieri mi ha scritto? E perché ora è sparito o sparita? Ok, questi sono tutta una serie di segnali misti e contrastanti che dal punto di vista emotivo sono deleteri, ok? Sono devastanti. Noi abbiamo bisogno di poterli prevenire per poter, appunto, come ti dicevo prima, giocare di anticipo. Io te ne svelerò 3 che sono veramente importanti e dovrai metterli da subito in pratica, così vedrai che non ci saranno più segnali misti e contrastanti. Il primo modo per poterlo fare, che poi è quello più semplice, e lo racchiudo in un concetto, in una frase che io dico e ridico spesse volte ai miei clienti: non guardare ciò che dicono, ma guarda ciò che fanno. Ok? Quindi già questo è fondamentale, è un primo punto fondamentale per iniziare a direzionare il tipo di post rottura che si sta verificando e cercare di capire l'altra persona a che gioco sta giocando. Quindi guarda ciò che dicono, ok? Cioè non guardare ciò che dicono, scusami, ma guarda ciò che fanno, perché molto spesso magari mandano un messaggio: ti penso, come stai, come vanno le cose, avevamo delle cose in sospeso. Dall'altra parte, però, quello che fanno è sparire. Oppure pubblicano una storia, però poi dicono un'altra cosa, o poi ne fanno un'altra ancora. Quindi sostanzialmente la prima cosa che devi fare è: prendi questo foglio di carta, che ormai io nomino sempre, lo dividi in 2, quello che dice, quello che fa. Se oggi ti scrive un messaggio e ti dice determinate parole, allora il fare quello che fa sta nel messaggio che ti ha scritto. Quello che dice è tutt'altra cosa, ma noi non dobbiamo guardare quello che dice, dobbiamo guardare quello che realmente fa. Quindi per te va bene solo la colonna di destra, che è appunto nelle azioni che lui fa. Fine. Quindi questo è il primo modo semplice ma immediato per capire quali sono i veri segnali, quali a noi realmente interessano, altrimenti saranno tutti contrastanti e misti, appunto. Il secondo modo per capire, appunto, questi segnali misti e contrastanti è quello di associare i messaggi che questa persona ti invia. Sostanzialmente non intendo solo messaggi testuali, ok, di WhatsApp o quant'altro, intendo proprio i messaggi in generale dal punto di vista comunicativo. Bisogna associare questa fase con, appunto, la fase di comunicazione non verbale. Per farti un esempio, se io in un messaggio ti dico, oppure ci incontriamo di persona, faccio questo esempio, ci incontriamo di persona e ti dico:
guarda, ormai tra di noi è finita, fattene una ragione, va bene così, guarda, è meglio se non ci vediamo più. Se io mentre ti dico questa cosa abbasso un po' lo sguardo e abbasso un po' la testa, vuol dire che sto mostrando insicurezza sulle parole che sto dicendo. O se eventualmente sollevo gli occhi al cielo, quindi a destra o a sinistra, è perché dal punto di vista neurale io sto cercando delle associazioni e quindi è come se io, tra virgolette, mi stessi arrampicando sugli specchi. O ancora se tendo a tenere le braccia chiuse e conserte, oppure se il tono di voce si sta abbassando. Se io ti dico, sai, ciao, come stai? Tutto a posto? Ah, bene, dai, sono felice che, insomma, tu stia bene, mi dispiace per come è andata a finire tra di noi, guarda, io sinceramente sono molto dispiaciuto, dispiaciuta. Vedi cosa succede? A un certo punto nella comunicazione la voce inizia ad abbassare e quindi in quel caso c'è il contrasto. Quindi se questo contrasto avviene, quindi dal punto di vista non verbale, a quel punto vuol dire che l'altra persona ti sta mandando quel tipo di segnale, un segnale insicuro, non è sicuro o sicura di aver chiuso la relazione, perché ha abbassato il tono di voce, perché guarda in alto, perché ha abbassato la testa, perché tiene le braccia conserte. Cerchiamo di capire questi meccanismi, quindi associandoli con quello che dice e con quello che in realtà comunica a livello non verbale. Questo è il secondo modo proprio certo e concreto che hai di capire a che gioco sta giocando l'altra persona. Il terzo modo, che può sembrare più complesso, in realtà è quello più efficace. Quello che io consiglio molto spesso di utilizzare è il cosiddetto killing test, ok? Io l'ho definito così, kill insomma sta per morte, sostanzialmente test sta per test, lo saprai, cioè nel senso fare una cosa che in realtà non avresti mai fatto, ovvero quello di allontanare volutamente questa persona per 5 giorni esatti. Mettiamo caso che ancora vi scrivete, mettiamo caso che ancora vi sentite o che ci sono ancora dei contatti tra di voi o dei momenti di sì e no, definiamoli così, perché apro parentesi, i segnali misti e contrastanti nascono sempre quando ancora ci si sente o ci si vede. Se tu mi dici ormai non lo vedo, non la vedo da 10 mesi, da 2 anni, sostanzialmente i segnali misti ci sono e non ci sono, ecco. E in questo caso invece nel momento in cui ancora ci sono dei contatti, questi segnali che ancora non riusciamo a capire, usiamo il metodo del killing test che io ho ideato. Quindi per 5 giorni esatti tu allontani volutamente questa persona, ok? Proprio in maniera categorica. Non lo so, ti mando un messaggio e dici guarda, ascolta, voglio essere sincera o sincero con te, dobbiamo troncarla subito qua, ma subito, immediatamente, io non voglio più sentirti, ok? Ma in maniera, molto spesso io suggerisco di farlo in modo più velato, invece in questo caso, per capire i segnali misti dell'altra persona, bisogna farlo in modo duro, anche duro, sì. Quindi chiudi subito questa situazione, sparisci, non farti vedere per nessun motivo o sentire e non rispondere a nessuna sua provocazione, anche per 5 giorni, perché è il modo migliore per svelare appunto quello che c'è, quello che bolle in pentola. Perché in quel modo, quando tu sei all'improvviso categorica, magari dici un giorno prima era gentile, ancora mi scriveva e il giorno dopo diventi categorica o categorico, a quel punto il segnale misto sei tu a mandarlo, è contrastante. Ma è il modo migliore, scusa, giocando a specchio, di scoprire cosa bolle in pentola appunto dall'altra parte. Quindi anche questo modo qui, in realtà, che può sembrare molto d'impatto, ti suggerisco giusto 5 giorni, è molto efficace, ok? Quindi, riepilogando, abbiamo questi 3 modi sostanzialmente per capire a che gioco sta giocando l'altra persona, se questi segnali misti, ok, per noi sono utili per una riconquista oppure si stanno orientando verso l'allontanamento. Se non capiamo questo, come facciamo ad attuare una strategia? Quindi prima di tutto cerca di badare bene a ciò che fanno e non a ciò che dicono, ok? Poi cerca di associare quella che è la comunicazione verbale con quella non verbale.
quindi come reagiscono anche a livello corporeo, e in terza analisi usa questo killing test che ti permetterà di essere dura, sì, però allo stesso modo di svelare l'arcano sostanzialmente. Questo è importante, importantissimo. Detto questo, in descrizione di questo video io ho inserito tutti i vari link dove ci sono i miei canali appunto sociali, dove potrò e da questo momento in poi soprattutto troverai, se lo vorrai, tanti contenuti gratuiti, quindi dirette, quindi altri video, quindi consigli come possono avvenire all'interno del gruppo di Facebook, e poi se vorrai scrivi anche nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi, se hai bisogno di qualche consiglio in più o eventualmente mi vuoi proporre qualche video da realizzare. Ti ringrazio per l'attenzione, un abbraccio e alla prossima, ciao!